Vuoi migliorare subito la tua pronuncia in italiano? Allora segui i consigli che ti darò in questo video. Ciao a tutti, io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi ti darò alcuni consigli utili per avere una pronuncia più italiana. Sono sicuro che ti aiuteranno tantissimo. Prima di iniziare col video però voglio dirti che a breve sarà disponibile il mio nuovo corso di italiano. Sono davvero molto emozionato e se vuoi puoi iscriverti alla lista d'attesa per il mio nuovo corso cliccando sul link in descrizione. Benissimo, nel video di oggi quindi ti darò alcuni consigli per migliorare la tua pronuncia in italiano e sembrare più italiano quando parli. Ovviamente questi consigli sono abbastanza generali perché dipende molto dalla tua lingua madre, però sono dei consigli molto utili che ti aiuteranno a parlare con più naturalezza. Iniziamo dal primo consiglio di oggi: pronuncia bene tutte le lettere di una parola. Questo è molto importante perché ricorda che l'italiano è una lingua fonetica, quindi si legge come si scrive e noi pronunciamo ogni singola lettera, ogni vocale e ogni consonante. Vi faccio alcuni esempi pratici. Prendiamo la parola tavolo. Cerca di pronunciare ogni singola lettera. Tavolo, tavolo. Oppure matita, matita, elefante, elefante. Oppure vediamo una parola con tantissime vocali in italiano: aiuola, aiuola. Cerca di pronunciare ogni vocale, è fondamentale. Aiuola, aiuola. Ora parliamo dell'articolo determinativo il. Infatti dobbiamo ricordare alcune regole che ti faranno sembrare un nativo. Infatti, anche se la pronuncia dell'articolo il può sembrare semplice, in realtà non è così. Questo perché il cambia leggermente in base alla parola che segue. E ovviamente l'articolo il è molto usato in italiano, quindi è importante conoscere queste piccole regole. Se hai una parola che inizia con una normale consonante, per esempio mare, l'articolo il viene pronunciato normalmente, quindi il mare, il mare. Ma se abbiamo una parola che inizia con una L, dobbiamo unire l'articolo alla parola e pronunciamo solo una L. Per esempio, il libro. Non dico il libro, è un po' difficile da dire, quindi lo diciamo tutto insieme. Il libro, il libro. Oppure il lido, il lido. Il limone, il limone. Ma se abbiamo il seguito da una parola che inizia con una R, allora la situazione cambia leggermente. Per esempio, pensiamo alla parola re. Re, il sovrano di un paese. In quel caso noi potremmo dire il re. Però quando stiamo parlando molto velocemente è difficile pronunciare la L e subito dopo una R. Il re richiede molto lavoro. Per questo motivo, quello che succede nella conversazione di tutti i giorni è che la L di il diventa una R. Quindi la pronuncia sarebbe il re, il re. Guarda, non pronuncio più la L, ma una R, il re. Oppure, il romano è un accento molto bello. Anche qui posso dire il romano, ma è un po' difficile da dire. Allora quando parliamo velocemente, la pronuncia sarebbe il romano è un accento molto bello. Il romano è un accento molto bello. Senti, la L sparisce, è semplicemente il romano, il romano. Lo stesso si applica anche alle preposizioni, quando combiniamo una preposizione come di, a, da, eccetera, con l'articolo il. Anche in questo caso l'articolo il
o meglio, la preposizione unita all'articolo il, finisce con una R. Per esempio, lo zaino del ragazzo, ma se lo dico più velocemente direi semplicemente lo zaino del ragazzo, del ragazzo. Senti, non è del ragazzo, è un po' difficile, allora del ragazzo. E ora passiamo ad un'altra regola molto molto importante, le parole che finiscono in N. Ovviamente sono poche le parole che finiscono con la consonante N in italiano, perché la maggior parte delle parole finiscono in vocale. Però pensiamo a non, oppure la preposizione in. Beh, quando una N è seguita da M, P o B, allora il suo suono cambia e diventa una M. Per esempio, non bevo molto. Beh, è un po' difficile dire non bevo, è un po' difficile. Allora la N finale di non diventa M. Non bevo molto. Senti, non bevo non è non bevo, ma non bevo molto. È molto più facile da pronunciare. Oppure ho una bella casa in montagna. Difficilissimo e non suona naturale. Allora la N finale di in diventa M. Ho una bella casa in montagna, anziché in montagna. Oppure vado al cinema con Paolo, è troppo difficile. Allora la N di con diventa M. Vado al cinema con Paolo, non con Paolo, NP è difficile, con Paolo, ma con Paolo. Queste sono delle regole molto poco insegnate, non trovi queste regole nei libri di italiano per stranieri, ma anche perché sono cose molto naturali per noi italiani. Ma ovviamente capisco che per una persona che sta studiando l'italiano può essere un po' più difficile, ma usare queste regole renderà la tua conversazione molto più naturale e anche più facile. Sarà più facile pronunciare questi suoni. E ora parliamo dei pronomi atoni, quindi principalmente i pronomi oggetto diretto e indiretto. Infatti questi pronomi vengono chiamati anche atoni perché non hanno un accento. Capisco che queste parole possono essere un po' difficili, ma adesso ti spiego. Queste regole si applicano anche al pronome ne, questa è un'altra cosa molto importante. Per esempio, prendiamo il verbo andarsene e lo coniughiamo al presente indicativo. Io, me, ne vado. Me ne vado deve essere pronunciato come un'unica parola, perché me e ne non hanno un accento, ma prendono l'accento di vado. Questa è una semplificazione, però quando ti trovi in una situazione del genere, pronuncia tutto come un'unica parola. Me ne vado. Non è me ne vado, ma me ne vado. E anche quando abbiamo i pronomi alla fine del verbo, per esempio con un infinito o un imperativo, la situazione è la stessa. Voglio andarmene. Queste parole che ho appena detto forse sono abbastanza facili, ma la situazione diventa più complicata con l'imperativo. Infatti, quando aggiungiamo questi pronomi, la pronuncia, l'accento dell'imperativo non si sposta, rimane sempre nella stessa posizione. Per esempio, se io ho l'imperativo chiama, cioè tu chiama, e voglio dire chiama quella persona, chiama lui, io aggiungo il pronome oggetto diretto lo e dico chiamalo. Senti attentamente. Chiama, chiamalo. Guarda, l'accento non si sposta, l'accento è fermo su chiama. Chiama, chiamalo. Non cambia. Oppure comprate, ora vogliamo dire comprate quella cosa, una cosa maschile, compratelo. Compratelo. L'accento non si sposta, rimane sempre su comprate. Oppure presta e vogliamo dire presta a me
quelle cose maschili, quindi li. Qui usiamo un pronome doppio, me, li. Prestameli, prestameli. Io non dico presta, prestameli. Non cambia, perché questi pronomi non hanno un accento, l'accento rimane su presta. Quindi presta, prestameli, prestameli, non prestameli, prestameli. Questo è fondamentale. Un'altra cosa a cui dobbiamo fare molta attenzione in italiano sono le doppie. Per esempio, nonno, nono, nonno, nono. Qui abbiamo due parole molto diverse. Nonno, quindi il padre di nostra madre o nostro padre, e poi nono, che è il numero ordinale per 9. Il mio consiglio per pronunciare bene le doppie è quello di accorciare la vocale precedente alla doppia. Per esempio, nonno, nonno, nono, nono. Senti la differenza? Nonno, molto breve, nono, più lunga. Carro, carro, caro, caro. Senti la differenza? La A è molto più breve nella parola con le doppie. Carro, carro, caro, caro. Oppure sette, sette, sete, sete. Sette, il numero, sete. Avere sete, avere voglia di acqua. Attenzione soprattutto ai verbi al futuro e il condizionale nella forma noi. Infatti, se io dico noi andremo, significa che noi andremo nel futuro, invece noi andremmo è condizionale. Qui possiamo usare la stessa tecnica. Andremo, andremo, futuro, andremmo, andremmo, condizionale. E adesso parliamo di un altro suono, il suono GL, quindi gli. Per pronunciare correttamente il suono GL, quello che devi fare è mettere la lingua contro il palato, quindi e poi devi muovere la lingua in avanti, devi grattare il palato superiore e fare gli. Però se non riesci a pronunciare questo suono non è un problema, però voglio darti un consiglio. Se non riesci a pronunciare pronuncia questo suono come non pronunciarlo come l, perché il suono GL è più vicino a che a l. Quindi se la parola è famiglia, e non riesci a pronunciare GL, prova a dire famiglia, famiglia, piuttosto che famiglia, famiglia. Per un italiano sarebbe molto più naturale sentire qualcuno dire famiglia rispetto a famiglia, oppure figlio, figlio. Se non riesci a dire figlio, di figlio. Figlio, va bene lo stesso, ma non filio, non filio, è strano. Foglio, foglio, foglia, e ci sono tante altre parole. E poi parliamo di un ultimo suono, quello odiato da molte persone, il suono della R. Questo suono non è facilissimo e io non so bene come spiegarlo. Però quello che voglio dirti è che se non riesci a pronunciare correttamente la R, non preoccuparti, non è un problema così grande. È comunque parte del tuo accento ed è davvero un suono molto molto difficile della lingua italiana. Quindi se uno straniero parla correttamente, però non pronuncia la R così bene, ascolta, non è un problema. Per pronunciare correttamente la R, quello che si dovrebbe fare è mettere la lingua dietro i denti, tra i denti superiori e il palato, quindi qua. E poi facciamo uscire l'aria, quindi e la lingua praticamente batte, o meglio vibra, tra il palato superiore e l'arcata superiore dei denti. Quindi però capisco che è un suono davvero difficile
e non è facile per tutti, quindi se non riesci a farlo non ti preoccupare. Va benissimo, spero che questi consigli ti siano piaciuti e adesso tu dimmi quali sono alcuni suoni con cui hai difficoltà in italiano e questi consigli ti hanno aiutato a migliorare la tua pronuncia? Fammelo sapere qui sotto nei commenti e se hai alcune domande ovviamente fammelo sapere e magari posso fare un altro video su questo argomento. E se questo video ti ha aiutato non dimenticare di lasciare un bel mi piace e anche di iscriverti al canale per non perdere tutti i video futuri. Noi come sempre ci vediamo nel prossimo video. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!